Quando inizi un progetto, dopo i primi momenti in cui ti fai le ossa e connetti il cosa volevi fare con quello che stai effettivamente facendo, c'è una naturale evoluzione. Questa spesso coincide con gli anni immediatamente successivi alla partenza, dove acquisisci un po' d'esperienza e sei pronto a spaccare tutto, a far fruttare le basi gettate e a mettere in pratica sia la teoria che le idee. Niente di più lontano dalla realtà. Il 2020 è un anno particolare, lo è stato per tutti su questo pianeta, lo è stato per te che mi ascolti e magari mi segui pure, lo è stato anche per me. Partito nel 2018, arrivavo da un 2019 a dir poco soddisfacente. Era il momento del salto di qualità, avevo seminato bene ed ero pronto a partire a testa bassa sia per veder maturare il mio lavoro sia per la curiosità stessa del fare ciò che fino a quel momento mi era stato complicato. I primi 2 mesi sono letteralmente volati, avevo 25 test drive già pronti per essere svolti, un rollino di marcia notevole e già diversi eventi prefissati a cui andare. Ho girato in pista, ho riprovato auto che erano già passate per le mie mani, ho stretto nuove amicizie con persone fantastiche, ho vissuto giornate piene nell'ambiente che più mi piace e, come dicevo prima, i test drive si susseguivano senza problema alcuno. Poi uno degli eventi più importanti del panorama mondiale viene annullato. Il mondo inizia a rendersi conto di quello che succede, finiamo tutti chiusi in casa. Tutti i progetti, tutte le idee, tutto congelato. O forse perso. Chissà, forse non ero pronto a mettere tutto in pausa. Forse non era nemmeno giusto, visto l'impegno che ci ho sempre messo. Fatto sta che o reagisci o reagisci. Ho preso un volante e da lì sono partiti una valanga di video dedicati al gaming. Praticamente uno al giorno, tenendomi anche compagnia con alcuni di voi grazie all'online. Dopo un primo mese tra le mura domestiche sono ripartito con il mio lavoro principale, dunque almeno ho ripreso ad uscire tenendo sempre il gaming, le novità del mondo delle auto che venivano presentate online e qualche storia interessante come materiale da pubblicare. Con l'arrivo di maggio sono riuscito lentamente a ripartire con i test drive, cosa tutt'altro che facile viste le norme da rispettare. Le playlist suoi news e suoi game si sono rese protagoniste assolute, spostando il focus ho avuto modo comunque di far girare il canale in attesa di tempi migliori. Il giro di boa di questo 2020 portò con sé una bellissima serie di test drive con auto pazzesche, nonché la possibilità di girare con un kart serio, esperienza estremamente fruttuosa per capire davvero tante cose e riuscire a spingere ed andare veramente forte. La lista di auto da provare che avevo stilato iniziava ad essere spulciata con un test più o meno a settimana. Forse era anche meglio di come me l'avevo immaginato solo 6 mesi prima. Auto clamorose, velocissime e bellissime che hanno segnato la mia estate, momenti davvero indimenticabili e fondamentali per ciò che doveva ancora arrivare. Grazie ai miei fondamentali ed instancabili collaboratori ho potuto migliorare la qualità stessa del mio lavoro, inglobando il loro sia a livello video che fotografico. Con l'avvio e la conclusione di questo 2020 è stato possibile partecipare ad un salone a me molto caro come Auto e Moto d'Epoca di Padova. Lì 2 anni prima arrivai col mio primo accredito in mano, è impossibile non viverlo con un sentimento particolare. Poi tanti altri test, tante auto e soprattutto, come dicevo poco fa, tante persone. Sì, sembro io. In quasi 3 anni si è andata a creare una sorta di rete fatta di appassionati veri, quelli genuini che vivono 24 ore al giorno le auto, quelli che di notte magari stanno nei parcheggi a chiacchierare su quale modifica fare. Gente fatta così, proprio come me. Nell'ultimo mese di questo anno davvero strano, ho avuto l'onore di mettermi dietro al volante di alcune rarità a 4 ruote. Di questo sono particolarmente orgoglioso e felice. Dopo 12 mesi davvero duri sono arrivate delle soddisfazioni gigantesche. Grazie 2020 mi hai messo davvero a dura prova, mi hai fatto sudare e bestemmiare tanto. Tiranti da. Però in fondo, come sempre, alla fine di ogni grande fatica c'è anche tanto gusto. Sono fiero di ogni passo avanti fatto fino a questo 31 dicembre, soprattutto i risultati raggiunti a livello umano. Sono partito da solo, mentre adesso posso parlare al plurale. Siamo diventati un gruppo. Questo è davvero quello che conta di più. Abbiamo molti progetti in ballo, arriveranno cose fantastiche che nei prossimi mesi vedrete qui sul canale. Avanti verso il 2021, il meglio deve ancora venire.